Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del manicomio infestato di Rolling Hills? È un luogo davvero da brividi, che nel tempo ha accumulato talmente tanto dolore, sofferenza e povertà da essere diventato uno dei posti più misteriosi in assoluto. È stato fondato nel 1827, originariamente come Genesee County Pur, ma nel corso del tempo è stato utilizzato anche come orfanotrofio, ospedale soprattutto per i malati di tubercolosi, casa di cura per anziani, disabili, manicomio per persone con problemi psichici. Ha dato ospitalità a donne sole divorziate dal marito e a persone che erano in assoluta povertà. Ma il motivo per cui però è tristemente noto questo posto è perché è considerato uno dei luoghi più infestati in assoluto per via delle numerose morti avvenute al suo interno. Ma non solo, si ritiene che nella proprietà siano addirittura state seppellite in modo anonimo più di 1700 persone. Sono state infatti tantissime le segnalazioni di vari visitatori nel corso del tempo che hanno segnalato diversi fenomeni paranormali come voci incorporee, apparizioni spettrali, passi nella notte e porte che si aprivano e sbattevano violentemente da sole. Pensate che su TripAdvisor il Rolling Asylum ha un punteggio altissimo sulle cose assolutamente da vedere se ci si trova nella zona di Bethany, a New York. E sul sito web, sempre del Rolling, si possono prenotare tour guidati e vere cacce ai fantasmi. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Siamo a Bethany, New York. Il Rolling Asylum è stato fondato il 1° gennaio del 1827 e originariamente nasceva come Genesee County Poor, letteralmente un posto per i poveri, diciamo, ma nel corso del tempo, come ho detto prima, ha avuto diversi utilizzi, come quello di orfanotrofio, casa di cura per anziani, disabili, malati di tubercolosi, per donne divorziate, sole, o comunque persone che versavano in assoluta povertà. Il termine casa per i poveri non era così strano da sentire nel 1800, erano strutture autosufficienti molto comuni negli Stati Uniti, istituzioni in cui persone che non erano in grado di prendersi cura di se stessi o delle loro famiglie venivano portati lì e poi aiutati con i fondi pubblici e vedevano situazioni davvero di ogni tipo, bambini che avevano perso i genitori, donne sole, vedove, divorziate, persone diversamente abili che avevano bisogno di cure costanti e poi c'erano minori che avevano commesso dei crimini. Venivano tutti presi e condotti nello stesso luogo e come possiamo immaginare tutto ciò non dava l'idea di un rifugio molto sicuro perché accoglieva gente di ogni tipo, c'era chi aveva delle dipendenze, chi aveva dei problemi psichici, c'erano mendicanti, persone che non erano comunque in grado di intendere e volere e nessuno era al sicuro lì dentro, né tra di loro e neanche tra gli operatori che dovevano prendersi cura soprattutto delle persone più fragili. Quando la struttura apriva i battenti, tutti gli ospiti erano chiamati detenuti, tutti, indistintamente dal motivo per cui si trovavano lì. Chi era in grado di poter lavorare doveva svolgere delle vere e proprie mansioni che si richiedono in una fattoria, come allevare bestiame, cucinare, coltivare frutta e verdura, realizzare e inscatolare i prodotti che poi venivano venduti per compensare poi i costi che doveva sostenere la struttura. Chi era in grado lì dentro poteva anche lavorare come falegname, perché c'era proprio una falegnameria che costruiva delle bare che servivano per i numerosi residenti che spesso venivano a mancare lì dentro. I registri dell'epoca in merito alla casa per i poveri sono davvero pochissimi, quindi non si ha il numero esatto dei decessi che sono avvenuti al suo interno. Sappiamo però che intorno agli anni 60 è stata convertita in una casa di cura, ma prima di questo
la casa per i poveri, è stata abbandonata per tantissimi anni, anche se nemmeno qui abbiamo dati certi su quanto in realtà sia rimasta chiusa. Nel 1964 è stata certamente convertita nella casa di cura della contea di Genesee ed è rimasta una casa di cura per ben 25 anni. Dopodiché la proprietà è stata abbandonata a se stessa fino agli anni 90, quando è stata poi trasformata in un centro commerciale chiamato Rolling Hill Carriage Village. Ad oggi il luogo risulta essere proprietà privata, acquistata da una donna di nome Sharon che l'ha resa una meta molto importante per gli appassionati di paranormale. Sì, perché nel tempo sono state diverse le segnalazioni da parte di vari visitatori che hanno riferito di essere stati testimoni di diversi eventi paranormali, come abbiamo detto all'inizio, fenomeni come voci incorporee, passi nella notte, porte che si aprivano e sbattevano da sole. Ma la cosa più inquietante è che oltre alle morti stimate, quando la proprietà era una casa di cura, circa 170, si vocifera che in quella proprietà siano seppellite in forma anonima più di 1700 persone. All'interno del Rolling Asylum, però, secondo Sharon, ci sarebbero dei punti particolari, considerati più infestati in assoluto. Andiamo a vedere quali sono. Nell'ala est, al primo piano, si trova la stanza di Etty, un ex paziente non vedente della casa di cura che continuamente chiamava gli infermieri per farsi assistere. Sharon ha raccontato in diverse interviste che molto spesso in quella stanza ha potuto ascoltare la voce di una donna anziana che pronunciava la parola ciao. Sempre al primo piano c'è la stanza di Roy, un altro paziente che morì lì nel 1952. Roy era alto circa 2,5 metri, aveva il viso deforme e una storia davvero tragica alle spalle. Sembra che era il figlio di un noto banchiere di New York e che era stato abbandonato lì all'età di soli 12 anni. Amava la musica lirica e tutti gli volevano bene perché era una persona gentile dal cuore d'oro ed è morto lì dentro all'età di 62 anni. Roy nel corso del tempo è stato avvistato diverse volte dai vari visitatori ed è stato descritto come un uomo ombra altissimo, alto più di 2 metri. Sharon ha anche raccontato un episodio davvero particolare e curioso che è associato a questo paziente. Un giorno, mentre si trovava in infermeria, è rimasta terrorizzata da un topo e il giorno dopo ha trovato l'animaletto morto con del sangue che gli colava dalla bocca, come se qualcuno gli avesse spezzato il collo. E poi sul muro ha anche trovato l'impronta di una mano insanguinata gigantesca ed è sempre stata convinta che quel topolino aveva ucciso Roy per lei. Circolano anche delle strane voci su un'infermiera di nome Emmy, una donna molto crudele con i suoi pazienti. Era temuta da tutti, anche dai suoi colleghi, e sembra anche che, oltre alla sua cattiveria, era solita praticare magia nera e rituali satanici su tutti i suoi pazienti. Le testimonianze su una sua infestazione sono davvero molte. Diverse persone hanno raccontato di aver avvistato proprio vicino all'infermeria una figura femminile accompagnata da una risata sinistra. Sempre nell'ala est, ma al secondo piano, si trova il dormitorio degli ex pazienti della casa di cura. Qui sono state spesso avvistate ombre grigio scuro, quasi nere e di forma umana, che entrano ed escono dalle varie porte che si trovano ai lati del corridoio e molto spesso queste stesse ombre sono state viste strisciare sui pavimenti. Ci sono anche altre testimonianze, come quelle di un'anziana donna che infesta il bagno delle donne, o di giocattoli vecchi che si muovono in una stanza particolare nel seminterrato, come se qualche bambino invisibile ci stesse giocando. E questa stanza è nota come la stanza di Natale, dove tra i vari giochi si può notare benissimo un vecchissimo cavallo a dondolo. Ma c'è anche la stanza della ricreazione degli ex pazienti della casa di cura, dove sono state segnalate sedie che si muovono da sole e dove sono state catturate immagini di
figure sedute proprio su quelle sedie. E poi la voce di una giovane donna, magari la stessa infermiera Emmy, chi lo sa. A Rolling Asylum, come in moltissime altre strutture dell'epoca, tante persone venivano ricoverate che avevano problemi psichici. All'epoca non c'era un quadro chiaro delle varie malattie psichiche e tutti venivano messi insieme. Chi aveva l'Alzheimer, chi l'epilessia, c'erano persone autistiche, persone con la sindrome di Tourette o di Asperger, addirittura le mogli indisciplinate, che venivano rinchiuse lì dai mariti e poi successivamente dichiarate pazze. Ma la cosa che mi ha straziato più di tutte è sapere che tutte queste povere anime venivano rinchiuse insieme in una piccola stanza nel seminterrato, con staffe in ferro che partivano dal pavimento al soffitto, dove si ritiene venissero ammanettati i pazienti più indisciplinati. Una cosa davvero angosciante. Non posso neanche immaginare quanto dolore e disperazione ci sia stata tra quelle mura. Poi c'è un altro posto all'interno del Rolling Asylum che è considerato tra i più infestati, un vero focolaio di fenomeni paranormali. Sto parlando dell'obitorio, una stanza con un grande tavolo al centro, 2 grossi frigoriferi e un lavandino in acciaio. Qui dentro sono state segnalate voci spettrali e oggetti che si muovono da soli. Ma sono state anche diverse le testimonianze di persone che raccontano di essere state spinte a terra da forze invisibili. Girano delle voci davvero da brividi su questo posto. Pensate che durante l'epidemia di tubercolosi si vocifera che quando l'obitorio era pieno, i corpi dei pazienti deceduti venivano conservati nelle celle frigorifero delle cantine del Rolling Asylum. In questa proprietà ufficialmente non c'è mai stato un cimitero, anche se si presume che le persone decedute all'interno del Rolling Asylum siano state poi seppellite all'interno della proprietà. Pensate che nel 2004 sono state ritrovate 5 lapidi con date che vanno dal 1887 al 1888. Ci sono diverse teorie sul perché Rolling Asylum sia così infestato, al di là dei decessi, del dolore, della disperazione e della crudeltà che impregna quelle mura. C'è chi dice che il manicomio era l'unica casa che conoscevano quei pazienti. Quindi qualcuno nel tempo sicuramente ha costruito amicizie, relazioni. È stato un luogo che indubbiamente hanno odiato, ma magari hanno anche amato, una proprietà a cui in qualche modo erano affezionati. E c'è chi dice che le anime di queste persone siano rimaste intrappolate lì dentro perché legate all'unico luogo che conoscevano come casa. Amici, è una storia che mi ha messo davvero tantissima tristezza. Non la conoscevo e mi ci sono imbattuta per caso e ho voluto raccontarvela. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Mi raccomando, scrivetemi perché vi leggo tutti e cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Il sorteggio è ancora aperto, quindi farò poi una spedizione unica a dicembre. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!